Ciao e benvenuto a questo nuovo video dedicato al profilo N-Log che possiamo attivare nelle fotocamere Nikon Z6 II e Nikon Z7 II utilizzando il monitor di registrazione esterno Atomos Ninja 5. Il termine N-Log è un'amalgama di N, che sta per Nikon, e log, abbreviazione di funzione logaritmica. Le Nikon Z6 II e Z7 II possono registrare internamente filmati con profondità 8 bit che offrono ben 16.7 milioni di colori, ma se connessi ad un dispositivo esterno come l'Atomos Ninja 5 possono registrare in formato N-Log a 10 bit che offre oltre 1 miliardo di colori, sfruttando in questo modo tutta la gamma dinamica del sensore. Il profilo N-Log offre quindi un eccellente equilibrio tra luci e ombre ed è ottimizzato per la registrazione di filmati a 10 bit ed è destinato alle riprese che verranno poi elaborate in post-produzione. Vediamo come attivarlo. Per registrare filmati N-Log, collega la videocamera a un registratore digitale che supporti video a 10 bit, come l'Atomos Ninja 5, utilizzando un cavo HDMI di tipo C. Assicurati che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo. Il metraggio N-Log può essere registrato solo a una profondità di 10 bit, quindi nel menu delle impostazioni generali della fotocamera, nella sezione HDMI Advanced, seleziona 10 bit per profondità dati di output. A questo punto possiamo tornare a HDMI Avanzate, nel menu di configurazione, e selezionare N-Log per le opzioni di uscita N-Log HDR. Ti ricordo che i filmati N-Log verranno registrati solo sul dispositivo esterno, non sulla scheda di memoria della fotocamera. A questo punto puoi configurare l'Atomos Ninja 5 selezionando il codec, il formato di registrazione e di compressione, a cui ho dedicato un video a parte. Quando utilizzi un dispositivo esterno come il Ninja 5, puoi decidere se avviare la registrazione tramite la Nikon o tramite il registratore esterno. Se è selezionato On per HDMI Avanzate e registrazione esterna, potrai avviare ed interrompere la registrazione tramite il pulsante Record della fotocamera. Ti consiglio anche di disattivare il timer di standby, onde evitare che il monitor della fotocamera si spenga e l'uscita HDMI termini di conseguenza, interrompendo così il collegamento con il dispositivo esterno e quindi anche la registrazione. Scegli nessun limite o un tempo superiore al tempo di registrazione previsto nell'impostazione personalizzata C3, ritardo spegnimento, timer di standby. Quando è attiva la registrazione N-Log non è possibile utilizzare i Picture Control. La sensibilità ISO non può essere impostata su un valore inferiore a ISO 800 o su valori compresi tra High 0.3 e High 2, il delighting attivo e la riduzione del rumore ISO elevati si disattivano automaticamente e le foto non verranno scattate quando il pulsante di scatto è premuto fino in fondo. La fotocamera potrebbe anche avere problemi di messa a fuoco, ma questo non è un malfunzionamento. Inoltre l'uscita HDMI non è disponibile quando la fotocamera è collegata a dispositivi che eseguono SnapBridge o Camera Control Pro 2. Queste applicazioni non possono essere utilizzate per la registrazione N-Log. Quando si registra in formato N-Log, nonostante stiamo acquisendo una gamma elevata dei toni registrati, l'anteprima video risulterà, sbiadita, piatta. Per avere un'anteprima più contrastata e facilitare la visualizzazione sul monitor della fotocamera, puoi selezionare On per HDMI Avanzate Assistente di visualizzazione nel menu di configurazione della fotocamera. Ti ricordo che View Assist si applica solo alla visualizzazione nel monitor della videocamera e non ha alcun effetto sull'output del metraggio della registrazione esterno. Per visualizzare un'anteprima più contrastata sull'Atomos Ninja 5 avrai bisogno di installare una LUT sul dispositivo e anche per questo argomento ho dedicato un video specifico. Quindi, per ricapitolare, perché utilizzare N-Log? Prima di tutto perché N-Log conserva i dettagli nelle luci e nelle ombre, avendo a disposizione una gamma dinamica maggiore, ma necessita della post-elaborazione, quindi avremo bisogno di un software di gradazione del colore, di editing video, come Premiere Pro, DaVinci Resolve o Final Cut, che possa appunto restituire tramite la gradazione del colore quell'aspetto naturale ai video, sfruttando però tutta la gamma dinamica e oltre 1 miliardo di colori che abbiamo a disposizione. Ti ricordo che puoi sottoscrivere il canale se vuoi ricevere altri video come questo. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.